Nel 1973 un giovane cineasta confidò a un attore che aveva sul set, durante un film che raccontava l'America degli anni 50, un'America nostalgica e suggestiva, l'America di Happy Days praticamente, raccontò a questo giovane attore che avrebbe voluto fare un film sullo spazio, sulle guerre stellari, come erano le avventure di certi fumetti che spaziavano per universi e per pianeti, per galassie misteriose e mondi sconosciuti. Il giovane attore lo guardò un po' preoccupato, perché un film di questo tipo gli sembrava molto strano e questo giovane regista era molto promettente e avrebbe potuto sicuramente fare una carriera con dei solidi, concreti film, sì, con un po' di nostalgia, un po' suggestivi, ma sull'America. Bene, questo giovane regista si chiamava George Lucas e il giovane attore che sarei stato a sentire, un po' critico e un po' ironico, si chiamava Ron Howard. 55 anni dopo, Ron Howard ha diretto un film di George Lucas ed è l'ultimo della saga, della grande saga di Guerre Stellari, Han Solo, a Star Wars Story. Quindi, come vedete, il mondo è pieno di incredibili coincidenze e di curiosità e questo film, ho raccontato questo episodio perché George Lucas dice sempre che lui avrebbe voluto vedere al cinema i film che lo divertivano da ragazzo, i film immaginifici. E siccome più o meno alla sua stessa età, anch'io ho ancora questo ricordo dei film la domenica pomeriggio, che si entrava alle 2 e si usciva alle 10 con le mamme che venivano a tirarci via nel cinemino sotto casa. C'erano i cinema, erano i locali di terza visione, si chiamavano pidocchietti perché costavano poco, entravi e uscivi quando volevi, tutti che fumavano, tutti che mangiavano la merenda, tutti che vivevano un'avventura nel cinema, e nella grande sala buia le favole prendevano corpo. Addirittura i film li vedevamo a metà, ci inventavamo il resto e poi rivedevamo l'inizio. Era questa specie di immensa epopea di immagini a colori, con le musiche travolgenti che ci trasportava in altri mondi. E George Lucas voleva questo e Guerre Stellari ha rappresentato questo, soprattutto i primi Guerra Stellare, quelli in cui c'era la mano di un altro grosso personaggio che si chiama Lawrence Kasdan, che è il primo sceneggiatore di Guerre Stellari, perché il primissimo morì durante la stesura della sceneggiatura e George Lucas chiamò Lawrence Kasdan. E Lawrence Kasdan scrisse la sceneggiatura dei primi 3 episodi di Guerre Stellari, quelli classici, quelli che, se fate caso, sono come un grande western spaziale, perché il western, tra l'altro, ha preso origine dai più classici miti dell'umanità, cioè praticamente la guerra di Troia, il buono solo contro tutti i cattivi, il cattivo che ha una crisi e in quel momento quindi non combatte più e i buoni possono vincere fino a quando l'ira del cattivo non si scatena contro di noi buoni. È sempre la stessa straordinaria storia che viene ripetuta come per la musica con le note in infinite declinazioni. Bene, questo Guerre Stellari, questo ultimo episodio di Guerre Stellari, Han Solo, è tornato al classico, parte addirittura come poteva essere una specie di Peter Pan, con i bambini della città, qui non dell'isola ma della città perduta, quindi il ruolo che sarà di Harrison Ford adesso è di un bambino di 10-12 anni, svelto come uno scugnizzo napoletano, capace di cavarsela fra i 1000 meandri di una città cosmica e tentacolare, terribile e mostruosa, piena di ladri, piena di inquinamento, e questo ragazzo con una sua amica che sarà Kira se la cava attraverso 1000 avventure.
e da allora cresce, e da allora, come in tutti i western e tutti i film epici che si rispettano, deve affrontare le prove che lo renderanno uomo. Mentre nel western il giovane che affronta l'avventura deve diventare un pistolero, mentre nei classici deve diventare un guerriero, qui deve diventare un pilota spaziale. Però il meccanismo è sempre lo stesso, è sempre questo tentativo di uno che non lo merita, o che sembra apparentemente che non lo meriti, di entrare in una sfera di professionalità, di capacità, di avventura e di carisma superiore a lui. È tutta la lotta per farlo. E la lotta avviene come? Se fosse un normale guerriero avrebbe un addestramento, ma se un ragazzo che non merita ancora di esserlo prende delle scorciatoie, e nelle scorciatoie ci sono i lucignolo, ci sono i compagni cattivi che ti portano sulla cattiva strada, e solo se tu sei buono e sei eroe poi sei capace di riprendere la buona, ma tuttavia il cattivo compagno ti insegna a combattere, ti insegna a lottare, ti insegna a scegliere fra eroismo e vigliaccheria, fra avidità e generosità. Non vado avanti nello raccontarvi la storia, perché la storia è quella classica: c'è il cattivo, c'è il mezzo cattivo che è buono, c'è il traditore, c'è la ragazza che perdi, che poi ritrovi, ma come la ritrovi? Forse è la fidanzata del cattivo, no, ma ancora ti ha nel cuore, o forse no. Il cocktail è quello, gli ingredienti sono quelli, cambia ogni volta il sapore, però questa volta il sapore è quello classico, è quello leggendario, è quello che ci ha fatto e che mi ha fatto tornare alle origini, alla grande favola di Star Wars, senza troppi mostri, senza troppi effetti speciali addirittura, cioè quella vera pulsante, solo dove invece dei cavalli ci sono i veicoli spaziali, invece della dirigenza c'è l'astronave, ed invece degli indiani o dei cercatori d'oro ci sono gli incredibili e straordinari alieni che ha inventato George Lucas. Primi fra tutti è Cibecca, che è esattamente l'equivalente di quello che era l'indiano scout per i cowboy, o quello che poteva essere Tiresia per gli eroi omerici. Ecco, tutto questo ancora una volta affascina e colpisce. E nonostante qualche critica che c'è stata, io sono grato a Ron Howard, perché ha riportato con la stessa fantasia e con la stessa allegria con cui ha fatto Happy Days, ha riportato la favola dentro a Star Wars. Grazie.